È il 6 dicembre 1956. Al Crystal Palace di Melbourne sta per cominciare una partita con una piscina come campo di battaglia. In quel 1956 nei paesi dell'Est Europa c'è un'aria strana, un'aria di cambiamento, c'è un'aria di destalinizzazione. In Polonia ci sono stati movimenti subito repressi, ma la nostra storia inizia il 23 ottobre a Budapest, quando la radio annuncia una manifestazione a favore dei polacchi da parte del movimento studentesco. Il governo filorusso prende questa notizia come l'inizio del caos e si prepara alla repressione con tutti i mezzi. Inizialmente vietando via radio lo svolgimento della manifestazione, ma era troppo tardi. Alle 3 del pomeriggio 15.000 persone danno via al corteo previsto, diventando 40.000 sotto il grido di "Russi a casa". A sera, oltre ai manifestanti, in strada ci sono i soldati ungheresi, i corpi speciali russi e gli uomini del terribile servizio segreto ungherese, l'AVO. Partono i primi colpi. Da una manifestazione di solidarietà si passa ad una guerriglia urbana durata 12 giorni, repressa definitivamente dall'entrata in città dei carri armati russi con un bollettino di oltre 100 di morti e la rapida fine della speranza di un comunismo un po' più umano. Sulle colline di Budapest, lontano dagli scontri, ma abbastanza vicino da capire quello che stava succedendo, c'è la nazionale di pallanuoto che si sta preparando per gli imminenti giochi olimpici che si terranno a Melbourne, in Australia, tra poco più di un mese. È la nazionale campione in carica e favorita, e il suo capitano è Zesso Gyarmati, chiamato dai compagni Suta, cioè guerriero, soprannome azzeccatissimo. È forse il più forte di tutti i tempi nella pallanuoto, ma è anche un patriota ungherese e, insieme ai compagni, minaccia di non partire con la squadra per quello che sta accadendo in città. Il governo li sposta in ritiro in Cecoslovacchia e da quel momento non sapranno più cosa sta accadendo davvero nel loro paese e partiranno per le Olimpiadi. Solo una volta arrivati sul territorio australiano riescono ad avere le notizie di morte e distruzione seminati dai russi in quei giorni. Rabbia, preoccupazione e tristezza sono i sentimenti padroni nelle viscere dei giocatori, che hanno come unico sfogo la piscina. 6-1 all'Inghilterra, 6-2 agli Stati Uniti, 4-0 a Italia e Germania, fino alla semifinale. Ungheria, Russia. Ed eccoci a quel 6 dicembre. Sono in 6.000 sugli spalti del Crystal Palace, praticamente tutti a sostenere l'Ungheria, sia per la grande comunità magiara presente in Australia, sia per appoggio morale e politico dopo le vicende di un mese prima. L'allenatore dei campioni in carica è stato chiaro con i suoi ragazzi. Ognuno scelga se restare nel mondo libero o tornare in Ungheria. In ogni caso, se vinceremo le Olimpiadi, siete liberi di fare quello che vorrete. Dall'altra parte c'è la punta di diamante georgiana schierata dalla russa, Piotr Yakovlevich Svenieradze, un gigante buono, corretto e rispettoso, ma letale in acqua, il vero amico nemico del capitano magiaro Gyarmati. C'è grande rispetto tra i due, come succede tra i veri campioni, ma quella giornata è un caso a parte, quella giornata è diversa. In palio non c'è solo la finale olimpica, ma qualcosa che non ci sarà probabilmente mai più. I giocatori ungheresi sentono sulle spalle il peso della rivalsa di un popolo intero. Come prevedibile, gli insulti e i colpi duri sono ad un livello superiore. Alla fine del primo tempo le espulsioni sono già 5, 3 dalla parte russa e 2 ungherese. Il risultato è sul 2-0 per i magiari, che vanno sul 3-0 a inizio ripresa. Ed è qui che inizia il bagno di sangue di Melbourne. Zesso Gyarmati, detto Suta, colpisce a freddo il suo diretto avversario, proprio il georgiano Piotr, che non fa neanche a tempo a pulirsi dal sangue, che riceve un secondo diretto dal suo amico ungherese prima di inseguirlo per tutta la vasca. Gli insulti sono ormai diretti e a squarciagola. Gli ungheresi gridano bastardi e i russi gridano fascisti. Anche in questo caso i magiari hanno un vantaggio, visto che sono stati obbligati ad imparare il russo a scuola, mentre gli altri non capiscono la loro lingua. L'apice viene raggiunto quando il russo Propokov colpisce all'orecchio l'ungherese Bolvari, che è costretto ad uscire per paura di lesioni al timpano. Al suo posto, la stella emergente Zador. I due iniziano una partita nella partita, completamente disinteressati al gioco, se le danno di santa ragione. L'ungherese insulta sempre più pesantemente Propokov, umiliandolo a parole e sottolineandone la sconfitta. Ora i russi sono sotto 4-0.
Un fischio dell'arbitro distrae per un attimo Zador e Propkov, approfittando della situazione, sferra un pugno con tutta la sua forza sull'arcata sopraccigliare del magiaro. Il colpo è fortissimo. Zador perde sangue a fiumi e dopo una colluttazione ancora più feroce tra i due è costretto ad uscire. Questo è l'istante in cui il capitano Ghiarmati ha la visione di quello che sarebbe potuto succedere per far sì che si ricordasse per sempre quello che stava accadendo in quel momento. Si avvicina a Zador, che sta uscendo dal lato più vicino, dicendogli di uscire dal lato opposto. Sotto la tribuna, dei tifosi inferociti che non hanno ancora capito bene quello che sta accadendo. Zador si avvia lentamente da quel lato, lasciando dietro di sé una striscia di sangue che tutti vedono, e quando esce dalla vasca, i segni sulla sua faccia sono così evidenti che il pubblico inizia ad impazzire dalla rabbia. Zador rimane immobile per diversi istanti in modo che i fotografi possano immortalare la scena. L'arbitro è costretto a far terminare anzitempo la partita e a far scappare negli spogliatoi la squadra russa scortata, che per pochissimo non verrà linciata. Poco importa del 4-0, poco importa della vittoria della medaglia d'oro di 2 giorni dopo contro la Jugoslavia. Un colpo di genio sul lato della comunicazione da parte del guerriero Suta Ghiarmati. 2 parole all'orecchio hanno fatto entrare una storia sportiva nella storia di un paese intero fino all'immortalità. Sono 45 gli atleti della nazionale olimpica che non rientreranno in Ungheria. Tra questi, proprio Zador, il simbolo visivo di questa storia. Vivrà i successivi anni della sua vita a Los Angeles e lascerà ancora il segno diventando l'allenatore del nuotatore più grande di sempre, Mark Spitz. Ma la storia da regalare ai posteri è sicuramente quella del capitano Ghiarmati. Anche lui, con la moglie Eva Zekeli, nuotatrice ungherese con la medaglia d'argento al collo, sarebbe rimasto volentieri in Australia. Ma un motivo molto importante per tornare in Europa: la figlia Andrea. Obbligato al rientro, verrà preso di mira dalla polizia che arriverà a pestarlo a sangue e a lasciarlo moribondo. Ma Suta, il guerriero, sopravvive e riesce a scappare con la famiglia in America, dove pensa di aver trovato la libertà. Ma la libertà è effimera a volte. Il più grande campione della pallanuoto riconosciuto in tutto il mondo diventerà uno tra milioni, lavorando come buttafuori in una New York che lo mette in pericolo tutte le sere. La voglia di tornare è tanta, ma, come la libertà, anche i momenti duri possono essere effimeri se una forza più grande si mette in gioco. Questa forza può essere l'uomo, che ha un nome difficile da dire, ma che merita di essere ridetto per intero: Piotr Yakovlevich Sveniradze, il georgiano della nazionale russa che Ghiarmati aveva colpito quasi a tradimento in quel di Melbourne, convincerà il funzionario ungherese ad avere clemenza per Ghiarmati e per il danno d'immagine che aveva fatto al partito. Un nemico nella battaglia con la capacità di vedere il quadro della situazione in maniera più ampia, in maniera umana. Ghiarmati e la famiglia riabbracceranno amici e parenti grazie all'azione di chi sulla carta era un nemico. Una storia che mantiene alta la speranza per il futuro di questi esseri problematici, chiamati uomini.